Buonasera a tutti, sono Lucas e oggi vi parlo dal mio balcone qui a Milano. Mia, non ci crederai, ma stamattina è successa una cosa incredibile con il tempo. Bentornati su Wow Podcast Italian, cari ascoltatori. Lucas, sono curiosissima. Cosa è successo stamattina? Il tempo a Milano è sempre così imprevedibile. Allora, stamattina mi sono svegliato e ho guardato fuori dalla finestra. C'era un sole splendido, il cielo era completamente sereno, azzurro perfetto. Ho pensato, oggi è la giornata perfetta per una passeggiata nel parco. Oh, capisco dove va a finire questa storia. Ascoltatori, avete mai avuto un'esperienza simile quando il tempo cambia completamente in poche ore? Scrivetelo nei commenti. Esatto! Sono uscito di casa senza ombrello, con una maglietta leggera e i miei occhiali da sole. Faceva così caldo. La temperatura era perfetta, circa 25 gradi. 25 gradi a Milano? Che bello. Ma Lucas, qualcosa mi dice che questa storia non finisce bene. Hai ragione! Sono arrivato al parco, mi sono seduto su una panchina, stavo leggendo un libro tranquillamente. All'improvviso, dopo solo 20 minuti, il cielo è diventato grigio. Oh no, le nuvole sono arrivate velocemente? Velocissime. Prima erano solo alcune nuvole bianche, poi in 10 minuti il cielo è diventato completamente coperto. Nuvole scure, grigie, minacciose. E tu eri ancora senza ombrello? Ascoltatori, voi portate sempre l'ombrello con voi, anche quando il cielo è sereno? Fateci sapere. Ho pensato, forse sono solo nuvole, forse passa. Ma poi ho sentito il vento, un vento forte, freddo. Gli alberi si muovevano, le foglie volavano dappertutto. Il vento è cambiato completamente l'atmosfera, immagino. Completamente. E poi, Mia, indovina cosa è successo. Fammi indovinare, ha cominciato a piovere. Non solo piovere, è arrivato un temporale, lampi, tuoni, pioggia fortissima. In 5 minuti ero completamente bagnato. Povero Lucas, e cosa ha fatto? Ho corso verso un bar vicino, correvo come un pazzo sotto la pioggia battente. Le persone mi guardavano. Probabilmente pensavano che fossi matto. Ti capisco perfettamente. Anche a me è successo qualcosa di simile a Roma il mese scorso. Il tempo in Italia è davvero imprevedibile. Sono entrato nel bar tutto bagnato. I capelli gocciolavano. La maglietta era completamente fradicia. La barista mi ha guardato e ha riso. Poveretto! Ma almeno eri al riparo. Quanto è durato il temporale? Questa è la parte più assurda. Sono rimasto nel bar circa 40 minuti. Ho bevuto un cappuccino caldo per scaldarmi. Poi, all'improvviso, il temporale è finito. Il cielo è tornato sereno? Sì! Dopo 40 minuti le nuvole sono scomparse, è uscito di nuovo il sole, il cielo era azzurro come prima. Era incredibile. Che storia pazzesca! Ascoltatori, questa è l'Italia. Il tempo cambia in un attimo. Dovete sempre essere preparati. Esattamente. E non è finita qui. Quando sono uscito dal bar, faceva di nuovo caldo. Il sole splendeva, la temperatura era salita ancora di più. E tu eri ancora bagnato, immagino. Completamente. Camminavo per strada con i vestiti bagnati sotto il sole caldo. Le persone mi guardavano confuse. Sembrava strano, lo so. Che situazione imbarazzante. Ma Lucas, questa esperienza ti ha insegnato qualcosa sul tempo italiano? Certamente. Ora controllo sempre le previsioni del tempo prima di uscire. Guardo se c'è la possibilità di pioggia, se ci sono temporali previsti, se la temperatura cambia. Le previsioni del tempo sono molto importanti. Ascoltatori, voi controllate le previsioni ogni giorno? Quale app usate? Scrivetelo nei commenti. Io uso un'app sul telefono. Ogni mattina controllo. Com'è il tempo oggi? Piove? C'è il sole? Fa freddo o fa caldo? Devo portare l'ombrello? Queste sono domande molto utili. E oggi, com'è il tempo a Milano adesso? Adesso è sera e fa fresco. La temperatura è scesa a circa 18 gradi. Il cielo è nuvoloso, ma non piove.
C'è una leggera brezza. Una brezza serale è piacevole. A Roma invece oggi ha fatto caldo tutto il giorno. Il sole era forte, il cielo completamente sereno. Nemmeno una nuvola. Che bello! Ma dimmi, Mia, qual è la tua stagione preferita? Quando ti piace di più il tempo? Ottima domanda. Io adoro la primavera. Mi piace quando le temperature sono miti, quando fa caldo ma non troppo. Mi piacciono le giornate soleggiate con una leggera brezza. La primavera è bellissima. I fiori, i colori, il profumo nell'aria. E, ascoltatori, qual è la vostra stagione preferita? Preferite l'estate calda, l'autunno fresco, l'inverno freddo o la primavera mite? Sì, diteci nei commenti. Vogliamo sapere se preferite il caldo o il freddo, la pioggia o il sole. Io, personalmente, amo l'autunno. Mi piace quando le foglie cambiano colore, quando l'aria è fresca ma non fredda. Mi piace camminare nel parco quando c'è un po' di nebbia al mattino. La nebbia autunnale è molto romantica. Ma dimmi, Lucas, dopo l'esperienza di oggi, porterai sempre l'ombrello con te? Sempre! Anzi, ora nel mio zaino ho sempre un ombrello piccolo, una giacca leggera e anche un maglione. Non mi fido più del tempo. Saggia decisione. In Italia dobbiamo essere sempre preparati. Il tempo cambia rapidamente, specialmente in primavera e in autunno. Esatto, e voglio dare un consiglio a tutti gli ascoltatori che stanno imparando l'italiano. Parlare del tempo è perfetto per iniziare una conversazione. Ottimo consiglio. In Italia parliamo sempre del tempo. È un argomento perfetto quando incontri qualcuno. Puoi dire che bel tempo oggi, oppure che brutto tempo, vero? Precisamente. O puoi chiedere, hai sentito le previsioni del tempo? Sembra che domani pioverà. Sono frasi semplici ma molto utili. Ascoltatori, provate a usare queste frasi. Quando parlate con italiani, cominciate con il tempo. È facile e naturale. E ora voglio raccontarvi un'altra cosa divertente. Mentre ero nel bar, bagnato e imbarazzato, ho sentito due signore anziane parlare del tempo. Oh, le signore italiane adorano parlare del tempo. Cosa dicevano? Una diceva: «Ho 75 anni e non ho mai visto un tempo così pazzo». E l'altra rispondeva: «È colpa del cambiamento climatico, cara mia». Classico. Le signore italiane hanno sempre un'opinione sul tempo. E poi cosa gli hanno detto? Hanno continuato a parlare per 20 minuti. Parlavano del tempo di quando erano giovani, di come era diverso, di come le stagioni erano più regolari. Che tenere! Ma sai cosa, Lucas? Hanno un po' ragione. Il tempo è davvero cambiato negli ultimi anni. Le estati sono più calde, gli inverni più miti. Vero! L'estate scorsa a Milano faceva caldissimo, 40 gradi per settimane. Era difficile dormire la notte. L'aria era così calda e umida. Anche a Roma. L'umidità in estate è terribile. Ti fa sentire ancora più caldo. Preferisco il caldo secco. Io invece preferisco quando fa fresco. Mi piace quando la temperatura è intorno ai 20 gradi. Non troppo caldo, non troppo freddo. Perfetto. 20 gradi è la temperatura ideale. Ascoltatori, qual è la vostra temperatura ideale? Preferite il caldo o il fresco? Scrivetelo. E in inverno, Mia? Ti piace quando nevica? Oh, la neve! Sì, mi piace vedere la neve, è bellissima. Ma non mi piace quando fa troppo freddo. Sotto 0 gradi? No, grazie. A Milano a volte nevica in inverno. È magico vedere la città coperta di neve. Tutto diventa bianco e silenzioso. Ma è vero, quando fa sotto 0 è difficile. E il ghiaccio è pericoloso. Devi camminare piano, stare attento. Le strade diventano scivolose. Sì, il ghiaccio è un problema. L'anno scorso sono quasi caduto 3 volte in una settimana. Camminavo per strada e improvvisamente scivolavo sul ghiaccio. Devi stare molto attento. Ma dimmi, quando fa così freddo, cosa ti piace fare? Quando fa molto freddo, mi piace stare a casa. Accendo il riscaldamento, mi metto comodo sul divano con una coperta calda, bevo una cioccolata calda e guardo un film. Giusto, vestirsi a strati è intelligente.
Così se entri in un posto riscaldato puoi togliere qualcosa. Esattamente! E in estate invece è il contrario. Vuoi vestirti il meno possibile perché fa troppo caldo. In estate a Roma è impossibile. Fa così caldo che cammini per strada e sudi subito. L'aria è calda e pesante. Lo so! E quando c'è anche il sole forte, devi proteggerti. Cappello, occhiali da sole, crema solare, altrimenti ti scotti. Vero, il sole italiano è molto forte, specialmente a mezzogiorno. Tra le 12 e le 3 è pericoloso stare al sole troppo tempo. Per questo molti italiani fanno la siesta nel pomeriggio. Quando fa troppo caldo, è meglio riposare all'ombra. La siesta è una tradizione saggia. Ascoltatori, voi fate la siesta quando fa caldo o preferite continuare le vostre attività? E parlando di attività, Mia, il tempo influenza molto le tue attività quotidiane? Certamente. Quando piove non voglio uscire, rimando le cose, cambio i miei piani. E tu? Anche io. Oggi, per esempio, dopo il temporale, ho cancellato tutti i miei piani. Volevo andare in biblioteca, poi al supermercato, poi a correre nel parco. E cosa hai fatto? Sono tornato a casa, mi sono cambiato i vestiti bagnati, ho preparato un tè caldo e mi sono rilassato. A volte il tempo decide per noi. È vero, il tempo ha un grande potere sulle nostre vite. Influenza il nostro umore, le nostre attività, anche come ci sentiamo. Assolutamente. Quando c'è il sole mi sento felice, energico, motivato. Quando piove mi sento un po' triste, pigro, voglio solo dormire. Io sono uguale. Il sole mi dà energia. Mi sveglio presto, voglio fare 1000 cose. Quando è nuvoloso, voglio restare a letto. Ascoltatori, anche voi sentite questa differenza? Il tempo influenza il vostro umore? Parliamone nei commenti. Sì, questa è una domanda interessante. Vogliamo sapere se il tempo cambia come vi sentite durante il giorno. E c'è un'altra cosa interessante. In Italia ogni regione ha un tempo diverso. Al nord fa più freddo, al sud fa più caldo. Vero. In Sicilia, per esempio, fa caldo quasi tutto l'anno. Anche in inverno le temperature sono miti, raramente scende sotto i 10 gradi. Invece in montagna, sulle Alpi, fa freddo anche in estate. La sera la temperatura scende, devi sempre portare una giacca. E al mare, ti piace il tempo al mare, Lucas? Adoro il mare, mi piace quando c'è il sole, il cielo è azzurro e c'è una brezza leggera. Non troppo vento però, altrimenti il mare è mosso. Il mare calmo è bellissimo. L'acqua è trasparente, puoi nuotare tranquillamente. Ma quando c'è vento forte, le onde sono alte e pericolose. Sì, e quando arriva un temporale al mare è spettacolare ma spaventoso. I lampi sul mare, il rumore dei tuoni, le onde enormi. Io avevo visto un temporale al mare una volta. Era incredibile. Il cielo era nero, il vento fortissimo, la pioggia orizzontale. La pioggia orizzontale, quando il vento è così forte che la pioggia non cade verticalmente, ma sembra volare orizzontalmente. Esatto. È un'esperienza che non dimentichi mai. La forza della natura è impressionante. E ascoltatori, voi avete mai visto un temporale al mare? O in montagna? Raccontateci le vostre esperienze con il tempo estremo. Sì, vogliamo sentire le vostre storie. Avete mai vissuto situazioni pericolose a causa del tempo? Spero di no, naturalmente. Ma a volte il tempo può essere davvero pericoloso. Alluvioni, tempeste, nevicate pesanti. Purtroppo sì. In Italia abbiamo avuto problemi con alluvioni negli ultimi anni. Quando piove troppo, i fiumi si ingrossano, l'acqua invade le città. È un problema serio. Per questo è importante ascoltare le previsioni del tempo e le allerte meteo. Se dicono che arriva una tempesta, devi prepararti. Assolutamente. La sicurezza è lì la cosa più importante. Se le previsioni dicono che il tempo sarà pericoloso, è meglio restare a casa. Giusto, non vale la pena rischiare. Il tempo può aspettare, le nostre vite no. Bene detto, Lucas. E ora, per concludere, voglio fare una domanda agli ascoltatori. Qual è il vostro ricordo più bello legato al tempo? Ottima domanda. Per me è quando ho visto l'arcobaleno più bello della mia vita.
Dopo un temporale estivo è apparso un arcobaleno gigante e perfetto. I colori erano brillanti, vividi. Che meraviglia! L'arcobaleno è sempre magico. Appare solo quando ci sono sia il sole che la pioggia insieme. Esatto, è un fenomeno naturale bellissimo. E tu, Mia, qual è il tuo ricordo più bello? Per me è stata una nevicata a Roma. A Roma nevica raramente, forse ogni 10 anni. Quella volta la città si è trasformata. Tutto bianco, silenzioso, magico. Deve essere stato incredibile. Roma coperta di neve è sicuramente uno spettacolo raro e speciale. Lo è stato. Le persone erano fuori, felici come bambini. Facevano pupazzi di neve davanti al Colosseo. Era surreale. Che bella immagine! Ascoltatori, raccontateci i vostri ricordi più belli legati al tempo. Vogliamo leggere le vostre storie nei commenti. Sì, e ricordate, parlare del tempo è un ottimo modo per praticare il vostro italiano. Usate le frasi che abbiamo detto oggi. Esattamente! Provate a descrivere il tempo nella vostra città. Com'è oggi? Fa caldo o freddo? C'è il sole o è nuvoloso? Piove o è sereno? E non dimenticate di controllare sempre le previsioni del tempo prima di uscire, specialmente se venite in Italia. Consiglio d'oro! E portate sempre un ombrello piccolo nello zaino. Credetemi, vi salverà in molte situazioni. Com'è successo a te oggi, Lucas? O meglio, come non è successo perché non avevi l'ombrello? Esatto! Ho imparato la lezione nel modo più difficile. Ma ora sono preparato per la prossima volta. Bene. Allora, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. Grazie per aver ascoltato Wow Podcast Italian oggi. Sì, grazie mille. Non dimenticate di lasciare un commento, di dirci come vi sentite quando cambia il tempo e di raccontarci le vostre esperienze. E se questo episodio vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale, così non perderete i prossimi episodi. Continuate a praticare il vostro italiano ogni giorno. Parlate del tempo con gli amici, con la famiglia, con chiunque. È il modo migliore per imparare. E ricordate, non abbiate paura di fare errori. Ehi, l'importante è provare. Benissimo. Allora, Mia, qual è il tempo previsto per domani? Le previsioni dicono che domani sarà una bella giornata. Sole, cielo sereno, temperatura piacevole. Perfetto per una passeggiata. Meraviglioso. Questa volta però porterò l'ombrello, giusto per sicurezza. Saggia decisione. Meglio essere preparati che bagnati. Allora, cari ascoltatori, vi salutiamo. Buonasera a tutti e a presto. Buonasera e buon ascolto. Ci sentiamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Ciao ciao! Aspetta, Mia! Prima di finire, voglio raccontare agli ascoltatori un'altra cosa divertente che è successa mentre tornavo a casa. Oh, c'è dell'altro? Racconta, racconta. Gli ascoltatori adorano le tue avventure con il tempo. Allora, stavo camminando verso casa, ancora con i vestiti bagnati. Il sole era tornato forte, faceva caldo, e io sudavo e ero bagnato allo stesso tempo. Che sensazione strana. Caldo fuori ma bagnato dentro. Esattamente! E ho incontrato la mia vicina, la signora Rosa. Lei ha 78 anni, è molto simpatica, ma anche molto curiosa. Oh no, e cosa ti ha detto quando ti ha visto così bagnato? Si è fermata davanti a me, mi ha guardato da capo a piedi e ha detto: «Lucas, ma sei caduto nel naviglio? Sembri un gatto bagnato». Un gatto bagnato. Che immagine divertente. E tu cosa hai risposto a Rissoetto? Ho risposto: «No, signora Rosa, sono stato sorpreso dal temporale». E lei ha risposto: «Ma caro, non guardi mai il meteo? Io lo guardo 3 volte al giorno». 3 volte al giorno. Questa signora è seria riguardo al tempo. Serissima! Mi ha detto che ogni mattina controlla il meteo prima di vestirsi, poi lo controlla a pranzo per vedere se cambia e lo controlla la sera per sapere come sarà domani. È molto organizzata. Forse dovresti imparare da lei, Lucas. Hai ragione. Poi mi ha dato un consiglio. Ha detto: «In Italia il tempo è come un bambino capriccioso. Cambia idea ogni 5 minuti». Che paragone perfetto. Il tempo capriccioso. Ascoltatori, siete d'accordo con questa descrizione? E non ha finito.
Mi ha raccontato che quando era giovane, negli anni 60, il tempo era più prevedibile. L'estate era estate, l'inverno era inverno. Molte persone anziane dicono la stessa cosa. Pensano che il tempo fosse più stabile nel passato. Sì, la signora Rosa diceva che in estate faceva sempre caldo, ma non caldissimo. E in inverno faceva sempre freddo, ma nevicava regolarmente. Ora invece abbiamo estati caldissime e inverni strani. A volte fa caldo a gennaio. Proprio così, l'anno scorso, a gennaio, c'è stato un giorno con 20 gradi a Milano. In inverno le persone erano fuori in maglietta. È assurdo, il clima sta cambiando davvero. E questo influenza non solo noi, ma anche la natura. Vero! La signora Rosa mi ha detto che nel suo giardino i fiori sbocciano nel momento sbagliato. Le rose fioriscono a novembre quando dovrebbero dormire. Anche gli animali sono confusi. Gli uccelli non sanno quando migrare. Il tempo irregolare crea problemi per tutti. Esattamente. Ma sai cosa mi ha detto alla fine? Mi ha dato una piccola bustina dalla sua borsa. Una bustina? Cosa c'era dentro? Un mini ombrello pieghevole. Ha detto: prendi questo, giovane, portalo sempre con te. Non fidarti mai del cielo azzurro italiano. Che dolce! La signora Rosa è molto gentile. E ora hai un ombrello. Sì, e glielo ho promesso. Le ho detto: lo porterò sempre nello zaino. Lei ha sorriso e ha detto: bravo ragazzo, impari velocemente. Che bella storia! Ascoltatori, avete dei vicini gentili come la signora Rosa? Raccontateci le vostre storie. E poi, mentre continuavo a camminare, ho notato qualcosa di bellissimo. Sai quando dopo la pioggia l'aria è pulita e fresca? Oh sì, adoro quell'aria. Ha un profumo speciale, vero? Proprio così. L'aria dopo la pioggia ha un profumo di terra bagnata, di foglie fresche. È un odore che non puoi descrivere, ma che riconosci immediatamente. Quel profumo si chiama petricore. È l'odore della pioggia sulla terra secca. È una delle cose più belle della natura. Petricore. Che parola interessante, non la conoscevo. Ascoltatori, conoscevate questa parola? È una parola bellissima e descrive perfettamente quel momento magico dopo la pioggia. Sì, e in quel momento, camminando con l'aria fresca e pulita, ho capito qualcosa. Anche se il temporale mi ha bagnato completamente, anche se ho dovuto cambiare tutti i miei siti, i miei piani, è stata un'esperienza bella. Bella? Ma eri bagnato, imbarazzato, scomodo. Lo so, sembra strano, ma mi ha fatto sentire vivo. Mi ha ricordato che la natura è potente, imprevedibile e che non possiamo controllare tutto. Che pensiero profondo, Lucas. Hai ragione. A volte dobbiamo accettare che il tempo fa quello che vuole. Esattamente. E sai, camminando sotto il sole dopo la pioggia, ho visto un altro arcobaleno. Piccolo, ma c'era. 2 arcobaleni in un giorno. Sei fortunato. Forse sì. E ho pensato, gli arcobaleni esistono solo perché ci sono sia il sole che la pioggia insieme. Servono entrambi. Che bella metafora. Nella vita servono i giorni di sole e i giorni di pioggia. Entrambi sono importanti. Proprio così. E questo vale anche per imparare una nuova lingua. Ci sono giorni facili, giorni di sole, quando tutto è chiaro e semplice. E ci sono giorni difficili, giorni di pioggia, quando le parole sono difficili e non capisci niente. Esatto, ma entrambi i giorni sono necessari. Imparare l'italiano è come il tempo. Imprevedibile, a volte frustrante, ma sempre interessante. Bellissimo parallelo. Ascoltatori, come vi sentite oggi con il vostro italiano? È un giorno di sole o un giorno di pioggia? Non importa come vi sentite oggi, l'importante è continuare. Anche nei giorni di pioggia, anche quando è difficile, continuate a provare. Sì, e ricordate che dopo la pioggia viene sempre il sole. Dopo le difficoltà arrivano sempre i progressi. E ora voglio condividere con voi alcune espressioni italiane sul tempo. In Italia usiamo molte espressioni meteo nelle conversazioni normali. Oh, ottima idea! Le espressioni idiomatiche sono importantissime per parlare come veri italiani. Per esempio, quando qualcuno è di cattivo umore, diciamo
Oggi ha la luna storta. Non è letteralmente la luna, ma significa che è di malumore. Oppure quando qualcuno è molto arrabbiato, diciamo, è una furia, come una tempesta di rabbia. O quando qualcosa arriva all'improvviso, diciamo è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Significa senza preavviso, inaspettato. E quando qualcuno è sempre felice e positivo, diciamo, è un raggio di sole. Che bella espressione. Sì! E quando una situazione è tesa, diciamo c'è aria pesante. Significa che l'atmosfera è difficile, scomoda. Ascoltatori, prendete nota di queste espressioni. Usatele nelle vostre conversazioni in italiano. E c'è un'altra espressione bellissima. Dopo la tempesta viene la bonaccia. Significa che dopo i momenti difficili arrivano quelli tranquilli. Questa è perfetta per oggi. Dopo il tuo temporale è arrivato il sole, Lucas. Proprio così. E voglio dirvi un'ultima cosa. Domani, quando uscirò di casa con il mio nuovo ombrello della signora Rosa, guarderò il cielo in modo diverso. In che senso? Non vedrò solo se piove o se c'è il sole. Osserverò le nuvole, il vento, i colori del cielo. Presterò più attenzione al tempo. Che bella decisione. Il tempo è sempre intorno a noi, ma spesso non lo notiamo veramente. Esatto. E ascoltatori, vi sfido a fare la stessa cosa. Domani, quando uscite, fermatevi un momento. Guardate il cielo. Sentite il vento. Osservate il tempo. E poi descrivetelo in italiano. Scrivete nei commenti. Oggi il cielo è azzurro, c'è una brezza leggera, fa caldo. Oppure, oggi è nuvoloso, piove leggermente, fa fresco. Praticate il vostro italiano descrivendo il tempo. Questa è un'ottima pratica quotidiana. Ogni giorno una piccola descrizione del tempo in italiano. E se volete, potete anche tenere un diario del tempo. Ogni giorno scrivete una frase sul tempo. Dopo un mese rileggetelo. Bellissima idea, così praticate la scrittura in italiano e create un ricordo personale. Esattamente! E vedrete come migliorerà il vostro italiano. Giorno dopo giorno, frase dopo frase. Come le gocce di pioggia che riempiono un bicchiere. Una goccia non sembra molto, ma tante gocce riempiono il bicchiere. Perfetto! Questa è un'altra metafora bellissima. Ascoltatori, ogni parola che imparate è una goccia. Continuate ad aggiungere gocce. E prima o poi parlerete italiano fluentemente. Come un fiume che scorre. Un fiume che scorre. Mi piace. E sapete cosa? Anche i fiumi dipendono dal tempo. Quando piove molto, i fiumi si ingrossano. E quando non piove per tanto tempo, i fiumi si seccano. Tutto è connesso con il tempo. Proprio così. Il tempo influenza tutto. La natura, gli animali, le piante, le persone, le città, le attività. È incredibile quando ci pensi. Il tempo è così importante nelle nostre vite quotidiane. E ora, cari ascoltatori, dobbiamo davvero salutarvi. Questa volta sul serio. Sì, abbiamo parlato tantissimo oggi, ma è stato bellissimo condividere tutte queste storie e riflessioni con voi. Grazie per la vostra pazienza e il vostro ascolto. Siete meravigliosi. Ricordate, portate sempre l'ombrello, controllate le previsioni e osservate il cielo. E praticate l'italiano ogni giorno. Parlate del tempo con tutti. È il modo perfetto per iniziare una conversazione. Allora, buonasera ancora una volta e che il tempo sia bello per voi domani. Buonasera a tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio di Wow Podcast Italian. Ciao! Ciao ciao! E non dimenticate di lasciare un commento. Vogliamo leggere le vostre storie sul tempo.